a tutti, buongiorno. Oggi inizia il mio progetto di racconta sui parchi della città di Londra. Non potevo non iniziare da questo bellissimo parco, il mio parco preferito, nonché il più grande parco di Londra, e cioè sto parlando del bellissimo Richmond Park. Mi trovo qui, sono entrato dal lato sud di Richmond Park, da uno dei tantissimi gate di accesso posti lungo il perimetro del parco, e sono entrato da Robin Hood Gate precisamente. Richmond Park è un parco immenso, vastissimo, dove la gente viene qui a rilassarsi, a praticare sport, a fare bird watching, a fare corsa, mountain bike, attività sportive in generale, insomma tantissime cose. Richmond Park, oltre ad essere un parco, è anche un sito molto importante da un punto di vista scientifico. Infatti è il più grande Site of Specific Scientific Interest di tutta l'area metropolitana di Londra. È un po' come dire in Europa i siti di importanza comunitaria della rete Natura 2000. Questo perché? Perché Richmond Park, oltre ad essere un parco cittadino, comunque molto importante da un punto di vista conservazionistico, perché conserva e custodisce alcuni dei boschi di querce più antichi di tutta l'Inghilterra e dà riparo a numerosi animali, dagli invertebrati agli uccelli ai mammiferi. Infatti qui sono presenti anche 2 laghi al centro del parco, dove è possibile vedere tantissima avifauna, e all'interno dei boschi di querci sono presenti alcuni coleotteri che sono bi-indicatori dei boschi. E poi vive la popolazione, l'unica popolazione naturale rimasta di cervo nobile in tutta Inghilterra, vive qui a Richmond Park con circa 600 esemplari. Adesso inizierò questa camminata, questo giro lungo i numerosissimi sentieri di Richmond Park, e vi porterò alla scoperta della sua incredibile natura. Questo che vedete alle mie spalle qui è un piccolo stagno che si trova proseguendo dal cancello dove sono entrato, quindi la parte sud, e dirigendoci verso il centro del parco, dove sono i 2 laghetti Ben Pond. È molto frequente trovare questi ambienti umidi all'interno di Richmond Park, dove si rifugiano tantissime specie di volatili, germani, possibile vedere aironi, folaghe, eccetera. Poi più tardi vedremo qualche specie più da vicino. Veramente un bellissimo scorcio. Richmond Park comunque, nonostante sia cambiato nei secoli, è sempre stato più o meno come lo vediamo oggi. Fu fondato nel 1637 nella sua più o meno attuale forma, da re Carlo I, che praticamente aveva trasformato queste colline intorno a Richmond in una riserva di caccia per i cervi. Poi nel corso del 1700 un John Lewis, un brewer di Richmond, stabilì che comunque ci doveva essere anche l'accesso ai pedoni, quindi l'apertura a pubblico. Quindi Richmond Park comunque esiste da oltre 4 secoli. E un'altra cosa molto importante è che all'interno di zone come queste, cioè dove ci sono alcuni boschi importanti come questi qua a Richmond Park, i tronchi morti come questo qui, i tronchi degli alberi caduti o comunque morti, non vengono rimossi, non vengono asportati, perché in ecosistemi e posti come questo sono molto importanti. La necromassa ha un ruolo ecologico molto importante per tutta una serie di invertebrati, soprattutto insetti, che vivono grazie a questo legno morto. Quindi Richmond Park è un sito di interesse scientifico e conservazionistico molto importante. Specialmente qui sotto cortecce come questo spesso vivono alcuni insetti che sono detti saproxilofagi, cioè che si nutrono del legno morto, e sono coleotteri generalmente che hanno un ciclo di vita molto lungo e complesso, e quindi ecco perché anche il legno morto ha un ruolo molto importante negli ecosistemi e nei parchi come questo.
La cosa che mi ha sempre affascinato da quando sono venuto qua, la prima volta è stato a dicembre 2019, praticamente pochissimo dopo appena ero arrivato a Londra. Il primo parco in cui venni all'epoca fu proprio a Richmond Park, e la cosa che mi ha sempre affascinato è come poteva esserci questo spazio immenso di 1000 ettari così selvaggio, pieno di natura selvaggia, no? Quindi non un parco cittadino tipo giardino, ma proprio natura selvaggia, perché ci sono boschi, laghi, tantissimo avifano, uccelli, cervi, eccetera. Praticamente nella City, perché comunque sì, è vero che siamo ad ovest della città di Londra, però comunque siamo proprio in mezzo a tantissime zone abitate, molto densamente abitate, e infatti alle mie spalle vedete la City, c'è parte della, diciamo, della zona di Richmond, della zona residenziale di Richmond. Questa è una cosa bellissima che mi è sempre affascinato di Richmond Park. Ovviamente tutta Londra, perché comunque essendo una grande metropoli tutti i parchi si trovano diciamo all'interno di zone abitate o comunque antropizzate, però Richmond Park dall'inizio mi ha sempre colpito veramente. Ecco, rispetto al discorso che facevo prima, vedete qua in questa parte del parco come tutti questi tronchi vengono lasciati a terra, caduti, anche se sono morti, perché anche i tronchi morti, il legno morto ha un'importanza molto particolare e molto alta da un punto di vista ecologico. Eccomi qui, finalmente sono arrivato ai laghi che vi dicevo prima. Dopo aver attraversato tutto il parco partendo dal lato sud, sono arrivato più o meno a quello che è l'esatto centro del parco, dove sono presenti questi due laghi che vi ho detto, che sono chiamati Pen Ponds, vedete qui alle mie spalle, e dove trovano rifugio tantissime specie di uccelli, fra cui gabbiani, cormorani, germani reali, volpoche, folaghe, aironi, eccetera. Adesso vi mostrerò più avanti quali sono le specie che si possono osservare. Qui la gente viene a rilassarsi e fare bird watching e fare esperienze di natura selvaggia a una così esigua distanza dalla città e dal centro abitato. Come vedete qui alle mie spalle mi trovo nel bosco secolare, di querci secolare di Richmond Park, e come avevo detto prima è molto importante, perché comunque è molto importante da un punto di vista conservazionistico, perché noi dobbiamo immaginare l'ecosistema, no? L'abbiamo studiato a scuola, ci sono gli alberi che sono i produttori, poi ci sono i consumatori primari, secondari e poi i predatori e così via. Quindi i tronchi degli alberi morti, abbiamo detto prima, che hanno una funzione molto importantissima. Il bosco di per sé dà riparo e rifugio a molti animali, come abbiamo detto i pipistrelli e altri mammiferi, gli uccelli, eccetera. E comunque questi boschi qui sono fra i più antichi boschi di querce presenti tutt'oggi in Inghilterra, in tutta Inghilterra, e comunque è possibile trovare alcune coleotteri particolari, come il cervo volante, che qui nelle querci di Richmond Park vive ancora oggi, e appunto per questo anche per questo Richmond Park è una riserva naturale protetta. Siamo venuti da lì in fondo e quindi qua siamo più o meno nella parte ovest, nord, andando verso nord-ovest del parco, e qua siamo venuti nel bosco. Come vedete avevo detto che ci sono molte pozze di questo genere che si trovano all'interno del parco, e qui si rifugiano animali, mammiferi che vengono ad abbeverarsi, eccetera. Quindi molto molto vario come parco. Per oggi la mia camminata è finita, ragazzi, sto tornando
da dove sono venuto, quindi di nuovo a sud di Richmond Park. Vedete qui le due pozze sulla mia destra, e volevo farvi vedere una cosa. Da buon naturalista non posso fare a meno sempre di portare la mia guida degli uccelli per aiutarmi a identificare quelli che sono gli uccelli che osservo qua nei laghi a Richmond Park, ma in generale questa è la migliore guida secondo me uscita negli ultimi anni. Adesso so che c'è un'edizione nuova comunque di Svensson, guida degli uccelli d'Europa, Nord Africa e vicino Oriente, e la guida in italiano chiaramente. Adesso mi dirigo e proseguo andando verso l'uscita. Ok ragazzi, mi sono tolto il cappello perché avevo caldo, sto raggiungendo l'uscita del parco e niente, volevo dirvi grazie di aver seguito questo video. Vi porterò alla scoperta di tutti i parchi possibili di Londra. Iscrivetevi al canale cliccando subscribe qui in basso, e alla prossima avventura e al prossimo video sui parchi di Londra. Fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, condividetelo sulle vostre bacheche. Ciao e grazie.